Ciao amici, buona domenica e bentornati sul canale. Vi chiedo scusa se settimana scorsa non ho postato nessun video, però per chi non mi conoscesse io faccio un lavoro un po' particolare, nel senso che lavoro al mercato dei fiori e questo è uno dei periodi più incasinati dell'anno. A breve infatti ci sarà la festa di Ognissanti e quindi per noi è veramente caotico al lavoro. Ne approfitto ora per registrare il video e il video di oggi vuole parlare delle azalee. Il video voleva essere più dedicato, diciamo, alla riproduzione delle azalee per Thalea, però dato che ricevo spesso e volentieri delle domande riguardanti le azalee Sazuki, ho detto faccio un video e poi sicuramente riprenderemo il discorso in primavera, quando potremo gustare anche meglio la fioritura. Sicuramente dai vari video che ho pubblicato avrete notato che ho veramente tante piante in un giardinetto piccolino. La maggior parte delle piante che possediamo io e il mio compagno sono delle azalee Sazuki. Questo perché prima di venire in Toscana abbiamo abitato al Lago Maggiore e lì è un posto molto rinomato sia per la coltivazione delle camelie che delle azalee. Allora, diciamo che innanzitutto le azalee Sazuki sono delle acidofile e sono piante da sottobosco, quindi il caldo troppo intenso non è che viene apprezzato, si bruciano le foglie e mi è successo quest'estate. Ora, io possedevo alcune azalee prima di spostarmi qua in Toscana. La sfida più grande è stata quella di riuscire a mantenere una buona salute delle piante durante questo anno di transizione. Coltivare le piante è sicuramente uno dei lavori che mi soddisfa di più che lavoro per me è veramente un piacere e nel tempo, diciamo, ho sviluppato una certa sensibilità. Ora non è che me la voglio tirare assolutamente, però nel senso è come se l'occhio si abituasse pian pianino a leggere la pianta in generale. Questo è successo soprattutto con le azalee. Le azalee Sazuki, a differenza delle iaponiche, delle kurume e così via, o delle indiche, sono molto più sensibili, nel senso che risentono un po' di più dei vari cambiamenti. Le prime azalee che ho posseduto le avevo quando ero su in Inghilterra. Come vi avevo raccontato nello scorso video, avevo fatto questo piccolo ordine da Sazuki Bonsai, da Francesco, il quale da Genova me le aveva spedite su in Inghilterra. Le piante erano assolutamente sane, solo che nel passaggio da Genova a nord di Londra c'era stato questo cambiamento totalmente netto di clima e le piante erano andate un po' in sofferenza. Sono piante molto prestanti ai cambiamenti, anche se sensibili, cioè è quasi un ossimoro, però di tre ne avevo persa solamente una perché aveva risentito veramente troppo dell'eccesso di acqua. Dopodiché, diciamo, trovata la quadra con queste prime piante e avendo capito un po' come reagiscono, abbiamo iniziato ad acquistarne sempre di più praticamente. Ci siamo fatti un po' prendere la mano, ecco. Sicuramente le azalee Sazuki preferiscono crescere in pura canuma perché è un terreno che permette loro di respirare molto di più rispetto a un terriccio acidofilo, rispetto alla torba. Noi però abbiamo deciso un paio di anni fa di rinvasarle e di farle crescere in torba comune. In questo caso abbiamo notato che la pianta ha rallentato molto di più perché le azalee Sazuki hanno delle radici molto più fini rispetto alle iaponiche, per dire, e quindi ci impiegano molto più tempo ad entrare all'interno delle fibre del terriccio. Detto ciò, dopo il primo anno, diciamo, poi sono iniziata a crescere lentamente, però normalmente. In molti mi avete anche chiesto dell'acqua. Ecco, noi magari siamo stati fortunati, ma non abbiamo mai avuto problemi di acqua troppo dura. C'è anche da dire però che probabilmente noi ovviamo a qualsiasi problema legato alla durezza dell'acqua rinvasando le piante ogni 2 anni. Ma non è che le rinvasiamo così per sport, perché ci piace sporcarci le mani, cioè un po' sì, ci piace sporcarci le mani, ma anche perché le piante crescono velocemente, quindi hanno poi necessità di più spazio per far crescere le radici. Quindi diciamo che rinnovando il terriccio ogni 2 anni ovviamo un po' il problema e ristabiliamo l'acidità, che è forse uno dei problemi maggiori. La maggior parte delle azalee Sazuki che cresciamo noi le cresciamo per avere piante più piene, quindi questa primavera, dopo la fioritura, rinvaseremo tutte le azalee, perché tanto se le Sazuki sono piene così a 2 anni da rinvaso, anche le varie kurume che abbiamo lo saranno. Come vi dicevo, noi stiamo lasciando crescere le piante liberamente, le stiamo praticamente collezionando per varietà. Lasciandole crescere come piante da vivaio, loro mi vanno a produrre sicuramente dei rami nuovi molto più lunghi se le avessi cresciute come bonsai. Però non è il mio scopo avere dei bonsai, ma appunto delle piante poi un giorno da propagare. Della propagazione però, soprattutto per Thalea, ne parleremo
parleremo in primavera. Ora ho provato sì a riprodurre per Thalea solamente una Anabin che ho come bonsai, però che è veramente vigorosa, quindi ho detto taglio un po' di rami, li propago. Solo che è più complicato perché uno, non è la stagione ideale, di solito le si fanno in primavera, e due, le si fanno in primavera perché adesso tutti i rami che si dovrebbero usare per le talee hanno in cima il boccio per il fiore, quindi poi andrei a sacrificare una fioritura e non voglio, perché mi piace appunto godermi un po' di quei colori primaverili. Come vi stavo dicendo, le azalee Sazuki sono delle piante veramente vigorose e se si impuntano che non vogliono morire non le ammazzi. Non so se vi ricordate questa azalea, ora questo è un monchino, ma nel video di settembre dove vi aggiornavo sullo stato di salute generale delle piante vi avevo detto che avevo perso alcune piante, tra cui delle azalee Sazuki che avevamo cercato di resuscitare da morte certa, e di 5 portate a casa 3 erano riuscite a salvarsi. Questa era una e poi ce n'erano altre 2, di cui una questa qua. Andando in vacanza poi chiaramente avevano preso un colpo di secco, non le ho però buttate via perché sono abbastanza una testona, e dopo quant'è? Un paio di mesi praticamente, e dopo essersi presa anche un geranio in testa, questa piccola piantina sta ripartendo ed è meraviglioso. Questa invece è un po' più provata e non so sinceramente se riprenderà, non vedo molti movimenti. Di solito se un'azalea si riprende parte dalla base, perché le azalee funzionano un po' al contrario, diciamo che la parte bassa è quella più forte, i palchi sottostanti sono quelli che predominano, mentre quelli apicali sono quelli un po' più deboli, cioè funziona al contrario. Come vi dicevo, il problema più grande legato alla coltivazione di un'azalea è l'acqua, non forse tanto per la durezza, ma quanto per la frequenza con la quale viene somministrata. Io forse sono un po' troppo tirata, però dato che ho camelie, ho i pini, così preferisco dare un po' meno acqua però più frequentemente. Questo però chiaramente è un mio modo di fare e è un po' come essere in cucina, ognuno ha un po' la sua tecnica, ecco. Essendo anche piante da sottobosco, vi consiglio in estate di utilizzare una rete ombreggiante. Magari molti di voi lo fanno già, io quest'anno non l'ho fatto, ho sbagliato, e infatti molte azalee hanno, molte, 2 o 3 hanno le foglioline un po' bruciate. Un consiglio che vi do, spassionato, che ho riscontrato funzionare molto, è che le azalee Sazuki si riprendono benissimo quando sono ricoperte di sfagno. Lo sfagno infatti le aiuta molto per far riprendere le radici, per farne riprendere il vigore. Questa azalea ha lo sfagno intorno alle radici, questa invece no. Consiglio ai neofiti o a chiunque si voglia approcciare all'essenza di iniziare con piantine così. Queste sono piante molto giovani ricavate da Thalea. In questo modo avrete sì una pianta giovane che vi potrà anche produrre già una fioritura, e sicuramente molto più adattabile a qualsiasi tipo di cambiamento rispetto a una pianta che magari ha già 20-25 anni. Poi comunque le azalee si adattano tutte molto in fretta, però un conto è spendere 5-10 euro e un conto è spenderne 100, 200, dipende. Poi non è una sponsorizzata, ma Francesco di Sazuki Bonsai vende delle piantine grandi così, quindi ricavate da Thalea di 4-5 anni, dentro dei vasettini smaltati, e quindi oltre ad avere una piantina carina avrete anche il vasetto che è comunque simpatico, e intanto vi potrete abituare all'essenza. Per 15 euro direi che ne potrebbe valere la pena se volete iniziare. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato un paio di informazioni interessanti. Se avete ancora domande scrivetemele giù nei commenti. Io vi auguro una buona domenica. Ciao!